Benvenuti internauti, ci apprestiamo ad esplorare un titolo del 1990 creato dalla storica Origin System, sviluppato dal genio di Chris Roberts con la supervisione di Warren Spector. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un like se il video vi è piaciuto. Non mi resta che augurarvi buon divertimento e buona visione con Wing Commander! Siamo a bordo della Tiger's Claw, più precisamente sul bar della nave, luogo dove vanno ad incontrarsi i piloti fra una missione e l'altra. Chiacchierare con loro è utile perché ci permette di conoscere in retroscena sull'universo di gioco. C'è persino un simulatore che propone un minigame dove si affrontano ondate di nemici a difficoltà crescente. È proprio un bel esempio di retrofuturismo, voglio dire, siamo in un futuro dove ti aspetteresti il ponte ologrammi tipo Star Trek, invece abbiamo un cabinato che è più simile a quelli che vedevamo in sala giochi negli anni 90. E pensiamo che il nostro attuale futuro, simili cabinati si sono praticamente estinti, ma vabbè. Ma parlando di retrofuturismo, qui abbiamo una bellissima lavagna, ma poi di quelle nere con tanto di gessetto, che poi altri non è se non una leaderboard, ovvero sia una classifica che Steam proprio toglie. Come da tradizione, anche il barista sarà molto utile perché sicuramente conosce più pettegolezzi di tutti quanti e oltre a quello è anche un discreto pilota, anzi è un ex pilota veterano, per cui saprà anche darci qualche consiglio anche sulla manovrabilità e sulle missioni che ci attendono. Proseguiamo il tour della nave, attraversando questo portellone accediamo alle camerate. Seriamente avrebbero bisogno di una controllata alle tubature. A dispetto del retrofuturismo di prima, questa sezione anticipa di qualche anno la doccia mista di Starship Troopers. Si direbbe che nel futuro nessuno si preoccupa di dividere i servizi fra uomini e donne. Vabbè, ma cosa ci facciamo qui? Semplicemente si salva e si carica la partita. Volendoci possiamo anche gongolare un po' con le medaglie di promozione che eventualmente abbiamo ottenuto attraverso l'armadietto. Oh, è ora di andare in sala briefing. A tenere i vari briefing ci pensa niente meno che il colonnello Halcyon, che malgrado l'aria un po' sonnata e disillusa, manda avanti tutta la baracca anche con competenza. Oh, chissà quante ne ha viste sto meno qui, Visto che stiamo parlando di un gioco chiamato Wing Commander, in ogni missione saremo accompagnati da un gregario o appunto Wingman. Il gregario risponderà sempre ai nostri comandi, anche se nelle prime missioni il nostro grado è inferiore a quello del compagno, ma vabbè. Ad accompagnarci nella prima missione c'è Spirit e si tratta di una missione di ricognizione molto semplice ed utile per familiarizzare con i comandi e capire un po' le dinamiche del gioco. Ci troveremo quindi ad attraversare un paio di campi asteroidi e addirittura un paio di incontri con il nemico. Mica male come inizio, Vediamo la prima missione. Spirit, rotta impostata per punto di navigazione, rendezvous Nav 1. Ricevuto, computer di navigazione attivo. Comandante, rilevo contatti nemici su radar, stormo di dralti, richiedo istruzioni. Vi rilevo anche io, gruppo di 3 dralti, possiamo gestirli, ingaggiare. Ricevuto. Mi occupo del bersaglio alla mia sinistra. Bersaglio eliminato. Colpito, fuori un altro. Il massimo che voi scimmie siete capaci di fare. Abbiamo appena cominciato. Attenzione, Spirit, sei nella mia linea di tiro. Colpito. Ci è mancato poco. Era l'ultimo, possiamo procedere. Punto di rotta successivo, Nav 2. Roger. Attenzione! Abbiamo raggiunto il primo campo asteroidi ed è pericolosamente denso. Attraversarlo non sarà una passeggiata. Sono troppo grandi, li frantumo con il blaster. Ancora uno. Oh no. Quella era a prova di proiettili, non è normale evitarlo. No, ne siamo usciti.
Andiamocene di qui e di corsa. Ti seguo, punto di rotta impostato. Tango intercettati, squadrone salti in avvicinamento, ci hanno individuati. Ingaggiare. Siamo ormai al secondo campo asteroidi. Cerchiamo di non addentrarci eccessivamente, è troppo rischioso combattere in queste condizioni. Sembra che abbiano avuto la stessa idea, si stanno ritirando. Li inseguiamo? Aspetta. No, non ne vale la pena. Sono pochi elementi, meglio risparmiare carburante. Torniamo al punto di incontro con la Tiger's Claw. Il colonnello ci attende per il rapporto. Tiger's Claw, richiesta autorizzazione atterraggio. Ricevuto, autorizzazione concessa. Eccoci di nuovo a bordo, dove il colonnello Alcyon ci informerà di quanti abbattimenti confermati abbiamo effettuato, nonché come la nostra missione ha influito sull'andamento della guerra. Infatti il progredire delle missioni influisce sulla guerra stessa. Non si tratta di una campagna dinamica, ma di diramazioni narrative alla Sliding Doors. Vincere alcune missioni porta la Tiger's Claw sempre più all'interno della zona di guerra nemica, viceversa, di contro, perderle significa arretrare nello spazio della Terran Confederation, ovvero sia lo spazio terrestre. Si parte dal sistema Enio e si prosegue fino ad arrivare al sistema di Venice. No regia, non la nostra Venezia, Venice, il sistema spaziale Venice. Se invece stiamo perdendo si arretra verso Hell's Kitchen. No regia, non la Hell's Kitchen di Daredevil. Concentrazione regia. Parlando invece delle singole missioni, se ci siamo distinti e ci siamo comportati particolarmente bene, il colonnello Alcyon ci gratificherà con delle medaglie, con tanto di cerimonia solenne. Raggiungere obiettivi maggiori farà scattare una bella promozione, però in questo caso la cerimonia avverrà a porte chiuse nell'ufficio del colonnello Alcyon. Essere promossi significa soprattutto avere accesso a delle nuove navette, nel gioco ce ne sono in tutto 4, ma ci ritorneremo più avanti. Tornando alle missioni ce ne sono di 3 tipi differenti, ovvero sia difesa, attacco e ricognizione. Le missioni di difesa sono sicuramente quelle più difficili e più frustranti, bastano pochi secondi e un crogiolo di missili vaporizzerà il nostro obiettivo con madonne varie associate. In certe missioni non c'è proprio il tempo materiale per mettersi a combattere singolarmente con le navi, arrivando al punto addirittura di doverle caricare tipo ariete. Rude ma efficace. Le missioni di ricognizione invece sono come quella che abbiamo visto prima. Si eseguono dei rendezvous lungo dei waypoint dove i programmatori si saranno divertiti ad infilarci tutte le peggio minacce. Campi asteroidi, campi minati, campi rom no, se no Salvini si arrabbia, autovelox e buche di Roma, insomma non ci si annoia mai. Poi finalmente ci sono le missioni d'attacco, quelle dove ci si sfoga un po', e forse sono anche quelle più divertenti. Le missioni d'attacco sono anche quelle dove è più facile che i nostri wingman ci rimettono la pelle. C'hanno la malsana tendenza a mettersi fra noi e il bersaglio con una precisione chirurgica. Riescono sempre a stare esattamente fra noi e loro al momento esatto in cui c'è il miglior tiro possibile.
È comunque possibile un minimo controllarli tramite i comandi via radio. Il problema è che non sempre riescono a eseguirli perfettamente. Però siamo in un gioco anni 90, cioè ci sta che l'intelligenza artificiale ancora sia un po' rudimentale. Sono passati 30 anni, porca come vola il tempo. Solitamente le missioni di attacco comprendono bersagli grandi come le cosiddette capital ship. Incrociatori spaziali grandissimi dotati di scudi potentissimi e armature quasi impenetrabili. Praticamente delle fortezze volanti. Fortunatamente sono lentissime, per cui per i nostri caccia è come se fossero fermi. Quando si affrontano le capital ship si viene subito circondati da sciami di caccia imbufaliti che non fanno economia di missili. Caos puro, in un attimo distruzione assicurata. Comunque dovesse andar male ci possiamo consolare con il funerale. Rollo funebre! Cundaria era babbuto e mai moruto! Papà che l'ha scambiato, Din se l'ha ciappato! Din se l'ha ciappato! No, quello è un altro tipo di funerale. Funerale che si svolge sulla rampa di lancio della Tiger's Claw, praticamente a spazio aperto. Molto pittoresco però, con tanto di discorsetto del colonnello Alcyon e colpi di fucile. Dopo varie peripezie arriviamo finalmente all'epilogo con la missione finale. Nel caso dello scenario vittorioso si tratta di affrontare un avamposto Kirrati, praticamente una morte nera in miniatura. Questo avamposto è un bersaglio strategico importantissimo perché contiene niente meno che l'Alto Consiglio Kirrati. La missione si presenta come tutte le altre missioni d'attacco, solo che è elevata all'ennesima potenza. Scudi e corazze potentissimi, missili infiniti, ondate di caccia più incazzate di un romano al semaforo. In due parole, delirio puro. Ma se qualcuno sta pensando, vabbè, ma alla fine dai, non è tutto sto granché, si può fare con un po' di pratica, mettiamoci pure che bisogna attraversare un campo minato e addirittura c'è uno scontro anche con una delle capital ship più potenti del nemico. Bene che vada, ne uscirete con i missili quasi finiti, corazze quasi finite e sicuramente Wingman bene non starà. Comunque dice vabbè, per un bersaglio di così alto livello strategico avranno mobilitato mezza flotta. Magari un attacco congiunto da più stormi, che ne so, una pianificazione, insomma una strategia fa in modo che più caccia convergono nello stesso momento e la mette in difficoltà. Fossi io al comando di un'operazione del genere mobiliterei mezza flotta confederata. Invece Madde che, due caccia sfigatissime mandate all'arrembaggio, manca soddisfazione di Dick come tartarughe ninja, quelle almeno erano 4. Comunque vabbè, diciamo che alla fine si affronta l'ultimo avversario, si distrugge l'avamposto e tanti saluti. Scena finale, vediamo la Tiger's Claw che trionfante se ne va chissà dove, non si sa. La storia è praticamente un pretesto, alla fine non è che c'era tutto questo granché da dire. Comunque Wing Commander ebbe un discreto successo anche di critica, all'epoca venne molto elogiato e quindi la cosa non passò inosservata e non tardarono ad arrivare dei seguiti. Ce ne furono parecchi, ma questa è un'altra storia. Parliamo un po' invece del gioco in sé per sé. Parlavamo prima delle navette di gioco, ce ne sono 4 come abbiamo già detto. Si inizia con la Hornet, è una nave piccola, leggera e molto manovrabile, è ottima per prendere confidenza, ma non proprio adatta per le missioni più impegnative. Molto veloce e quindi molto efficace nelle missioni di ricognizione. C'è poi la Scimitar, che è la classica nave bilanciata, quella che poi si usa forse un po' di più nel gioco, non lo so, non ho fatto proprio un controllo statistico. C'è poi la Raptor, decisamente ben corazzata, bene armata, ottimi scudi, tuttavia è molto lenta e goffa. Diciamo che rientra nella categoria dei bombardieri. Si finisce poi con la Rapier, che essendo l'ultima nave è facile aspettarselo, è la migliore tra tutte. Le navette si differenziano molto, questo bisogna riconoscerlo, considerati i limiti dell'epoca. La fisica dello spazio è comunque abbozzata, ma c'è. La fisica newtoniana si fa sentire, anche se più che nello spazio a volte sembra di stare più immersi in un fluido.
Comunque la fisica influisce perché permette di fare delle manovre anche divertenti. Ce ne sono di diverse di manovre, qualcuna anche illustrata nel manuale. Sì, però non è sempre festa, anche i Kirrati nel corso della campagna avranno la loro evoluzione. Un sacco di navette nemiche infatti saranno pesantemente armate, ma magari ci avranno delle vulnerabilità a livello di corazza. In pratica i Kirrati prediligono l'offensiva e la potenza distruttiva pura. Ma chi so poi sti Kirrati? Alla fine sono una razza guerriera molto simile ai Klingon di Star Trek o comunque a tutte queste razze guerriere che si sono viste in molti film di fantascienza. Nel gioco i piloti li descrivono sempre come degli enormi gattoni, però appaiono più come dei leoni, forse un po' tigri giganteschi, insomma dalla forma umana, antropomorfa. Diciamo che poi i Wing Commander erano molto più stereotipati, proprio la classica razza perfida e cattiva che schiavizza le popolazioni, conquista pianeti, insomma con la violenza, con la tortura. Nei capitoli successivi verranno un po' più chiariti, insomma si saprà qualcosetta di più anche della loro struttura sociale. In questo gioco diciamo che erano più un pretesto per avere il nemico facile, quello che devi sconfiggere senza troppi pensieri. Era lo scenario tipico dei buoni contro i cattivi. Wing Commander c'aveva di bello che presentava dei personaggi e creava comunque un contesto anche plausibile, tipo maniac, nevrotico però un po' esuberante. C'è Paladin che per esempio è un veterano un po' avanti con l'età e che ricorda molto Scotty di Star Trek come atteggiamenti. Laddie, I was drinking scotch 100 years before you were born. Laddie, take a seat and tilt a glass with old Paladin. Poi c'era Hunter che invece è il classico ribelle che non segue gli ordini, o Bossman che invece è un tipo acuto e prudente. Ogni tanto incontreremo persino dei veterani dei Kirrati, però non è che c'è tutta questa caratterizzazione. Sul manuale vengono spese alcune parolette sui veterani Kirrati, però poi alla fine del gioco non sono altro che una forma di boss fight, sono un po' più forti, un po' più precisi, più rapidi nelle reazioni, però alla fin fine non è che ci sia tutta questa grande differenza. Alla fine Wing Commander questo era un'opera che prendeva ispirazione dalla cinematografia dell'epoca. Sicuramente si vede il segno di film come Guerre Stellari o Top Gun, ma più di tutto quello che proprio si vede tanto e che stranamente su internet ho anche visto pochi segnali è quanta ispirazione traesse dalla serie Battlestar Galactica, quella del 78, non l'ultima ovviamente perché ancora non esisteva. Ci stanno un sacco di similitudini, a partire dallo stile delle uniformi che non sono proprio identiche, però cacchio, sono veramente simili. Anche lo stile della narrazione, il tipo di settings, insomma, a ben vedere io ho notato più di qualche dettaglio, forse un po' copiato. Non che ci stia male, per carità, anche perché Battlestar Galactica, con tutto che è anche del 78, non mi sembra che si difende molto male oggigiorno, Ripeto, non è che sia un male, alla fine tutti quanti prendono ispirazione, ma usare la parola copiare non mi sembra tanto corretto, anche perché al giorno d'oggi succede il contrario, mi sembra che la cinematografia, i film, ma anche le serie TV che attingono dal mondo dei videogiochi. Comunque qui siamo a inizi anni 90, è normale che numericamente le fonti di ispirazioni maggiori siano sul lato cinematografia e narrativa. Wing Commander ha ormai più di 30 anni sul groppone, ma rappresenta ancora un importante punto di svolta per i videogiochi moderni. Giocarlo oggi con i controlli così limitati rispetto a quelli a cui siamo abituati fa un po' strano, ma vi garantisco che la sfida è veramente impegnativa e che saprà regalarvi qualche ora di sano divertimento. Perciò ragazzi, buon divertimento con Wing Commander e attenti ai gatti spaziali! Ma anche a quelli terrestri!